Immaginate una città dove il tempo si è fermato al Rinascimento, dove potete camminare per 9 chilometri sopra mura medievali perfettamente conservate, pedalare tra palazzi che sembrano usciti da un quadro e scoprire il luogo dove Ludovico Ariosto scrisse L'Orlando Furioso. Questa è Ferrara, l'unica città al mondo ad essere interamente patrimonio UNESCO dell'umanità. Qui troverete quello che nessun'altra città italiana può offrirvi, il castello Estense, con il fossato ancora pieno d'acqua nel cuore della città, dove potete esplorare prigioni sotterranee e appartamenti ducali dorati, il Palazzo dei Diamanti con 8500 blocchi di marmo che cambiano colore con la luce, un Instagram da sogno, il Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, considerato il più bel ciclo pittorico rinascimentale al mondo dopo la Cappella Sistina. Via delle Volte, la strada medievale più fotografata d'Italia, con archi sospesi che creano giochi di luce magici. Le mura rinascimentali più lunghe d'Europa, percorribili in bicicletta tra torri e bastioni. Ma Ferrara è anche la città dei primati nascosti, prima città moderna al mondo progettata con criteri urbanistici, l'addizione Erculea del 1492, patria di ben 4 premi Nobel per la letteratura e della scuola di fisica che ha cambiato il mondo. L'unica città dove potete respirare l'atmosfera che ispirò alcuni dei più grandi poeti del Rinascimento italiano. Il segreto di Ferrara è una città museo vivente senza il caos turistico di Firenze o Venezia. In questo luogo potete ancora sentirvi esploratori, scoprendo cortili nascosti come la Rotonda Foschini, chiese segrete e palazzi dove echeggiano ancora le voci dei poeti che hanno fatto grande l'Italia. E poi c'è la magia pratica. Tutto è raggiungibile a piedi o in bicicletta, come fanno i ferraresi da secoli. I musei sono piccolissimi gioielli senza code infinite e la sera potete cenare con i cappellacci di zucca in osteria dove il tempo si è fermato al 500. Ferrara non è solo una destinazione, è un viaggio nel tempo che vi cambierà il modo di vedere l'Italia. Preparatevi a innamorarvi della città che ha inventato il Rinascimento urbano. Per chi va di fretta e vuole saltare direttamente ai luoghi assolutamente imperdibili, ecco il concentrato dei tesori più straordinari di Ferrara. Questi 5 luoghi rappresentano l'essenza pura della città degli Este e vi garantiranno un'esperienza completa anche senza vedere tutto il video. Castello Estense, la fortezza nel cuore della città. Il simbolo indiscusso di Ferrara, unico castello medievale con fossato pieno d'acqua nel centro di una città europea. Costruito dal 1385, le sue 4 torri merlate custodiscono appartamenti ducali con affreschi straordinari. Non perdete la sala d'oro con i suoi soffitti dorati e i camerini delle duchesse. Dalle torri, vista panoramica mozzafiato su tutta la città. Tempo di visita, circa 2 ore. Palazzo dei Diamanti, il miracolo architettonico. Capolavoro mondiale dell'architettura rinascimentale con 8500 blocchi di marmo bianco e rosa tagliati a punta di diamante. L'effetto ottico cambia continuamente con la luce, creando un spettacolo che Instagram non rende giustizia. Costruito tra 1493 e 1503, ospita la Pinacoteca Nazionale e mostre internazionali. È il simbolo dell'addizione Erculea, primo esempio di urbanistica moderna al mondo. Tempo di visita, 1 ora. Palazzo Schifanoia, il Salone dei Mesi.
casa del ciclo pittorico più importante del Rinascimento dopo la Cappella Sistina. Il Salone dei Mesi, affrescato da Francesco del Cossa ed Ercole De Roberti, è un capolavoro assoluto che racconta i mesi dell'anno attraverso allegorie astrologiche e scene di vita di corte. Ogni affresco è un mondo da scoprire, ricco di simbolismi e dettagli incredibili. Tempo di visita, 1 ora. Cattedrale di San Giorgio, romanico e gotico in armonia. Maestoso esempio di architettura sacra con facciata del XII secolo e il celebre Giudizio Universale scolpito, capolavoro della scultura romanica. La Loggia dei Merciai crea un colonnato unico, mentre l'interno conserva tesori d'arte secolari. Il campanile rinascimentale incompiuto caratterizza lo skyline cittadino. Tempo di visita, 45 minuti. Via delle Volte, tuffo nel Medioevo. La strada medievale più fotografata d'Italia, dove il tempo si è davvero fermato. Gli archi sospesi che collegano gli edifici creano giochi di luce magici, specialmente al tramonto. Era il cuore dell'attività mercantile medievale, oggi è pura poesia architettonica che vi trasporterà indietro di 700 anni. Tempo di visita, 30 minuti. Questi 5 luoghi vi daranno già un'ottima panoramica di Ferrara, ma per chi vuole andare oltre la superficie, preparatevi a un'avventura straordinaria. Per comprendere davvero questo gioiello rinascimentale, iniziamo dalla sua storia straordinaria, perché solo conoscendo il passato si può apprezzare la magnificenza del presente. Ferrara è una città che racchiude 8 secoli di storia ducale nel cuore dell'Emilia-Romagna settentrionale. Fondata nell'Alto Medioevo, questa straordinaria città raggiunse il suo massimo splendore sotto la signoria degli Este, una delle più lunghe e prestigiose dinastie italiane, che governò dal 1208 al 1598. Nel Medioevo, Ferrara si affermò come importante centro commerciale e politico, ma fu durante il Rinascimento che la città visse la sua età dell'oro. Sotto Niccolò III, Leonello, Borso, Ercole I e Alfonso I d'Este, Ferrara divenne una delle corti più raffinate d'Europa, attirando artisti, letterati e umanisti di fama internazionale. La città, dette i Natali, ospitò figure leggendarie come Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso, e altri grandi poeti che hanno fatto la storia della letteratura italiana. La dizione erculea, voluta da Ercole I d'Este alla fine del XV secolo, rappresentò uno dei primi esempi di pianificazione urbana moderna in Europa, raddoppiando l'estensione della città con un progetto urbanistico rivoluzionario che integrava armoniosamente la città medievale con quella rinascimentale. Nel 1598, con la devoluzione allo Stato Pontificio, iniziò il lento declino della città, che però preservò intatto il suo straordinario patrimonio architettonico. Dal 1860 Ferrara è parte dell'Italia unita, mantenendo la sua identità di città d'arte e cultura. La nostra esplorazione inizia strategicamente dai parcheggi principali della città. Potete scegliere tra il parcheggio del centro storico, comodo per raggiungere subito il cuore medievale, o in alternativa il parcheggio ex MOF, più economico e perfetto per iniziare il percorso dalle mura. Prima di iniziare il tour, è importante notare i murales che colorano diverse parti della città. Ferrara incoraggia attivamente questa forma d'arte contemporanea perché rappresenta un ponte tra passato e presente, permettendo alla città di rimanere viva e creativa. Questi capolavori di street art dialogano armoniosamente con l'architettura storica, dimostrando come l'arte possa attraversare i secoli mantenendo la sua forza espressiva. Iniziamo il nostro viaggio dalle magnifiche mura di Ferrara, facilmente raggiungibili da entrambi i parcheggi.
Questo incredibile percorso di 9 km perfettamente conservato rappresenta il sistema difensivo urbano più completo d'Europa, un vero miracolo di conservazione storica. Costruite in diverse fasi tra il XIII e il XVI secolo, le mura racchiudono come un abbraccio protettivo tutto il centro storico UNESCO. Quello che rende uniche queste mura è la loro perfetta integrazione con la vita moderna. I ferraresi le percorrono quotidianamente in bicicletta per andare al lavoro. Gli studenti vi studiano all'ombra dei bastioni, le famiglie vi fanno picnic la domenica. Lungo il percorso incontrerete torri medievali, baluardi rinascimentali, porte storiche e il suggestivo Parco Massari, dove le antiche fortificazioni si fondono armoniosamente con il verde urbano. È il modo perfetto per abbracciare Ferrara prima di immergersi nei suoi tesori. Dirigendoci verso il centro, raggiungiamo la Basilica di Santa Maria in Vado, luogo di uno dei miracoli eucaristici più documentati della storia cristiana. Il 28 marzo 1171, durante la celebrazione della Messa, l'ostia consacrata si trasformò in carne sanguinante sotto gli occhi dei fedeli, schizzando sangue che macchiò la volta del presbiterio. Queste macchie sono ancora oggi visibili e rappresentano una delle testimonianze più antiche di questo tipo di fenomeno. La basilica, ricostruita nel XV secolo, conserva non solo la memoria del miracolo, ma anche un gioiello architettonico. Il chiostro porticato quattrocentesco, piccolo ma di rara eleganza, dove il silenzio e la pace contrastano con il fermento del centro città. È qui che si respira la spiritualità profonda che ha sempre caratterizzato Ferrara, città di fede oltre che di arte. Proseguiamo verso Palazzo Schifanoia, che come dice il nome stesso serviva a schivar la noia della vita di corte. Ma questo palazzo del XIV secolo, ampliato nel XV secolo, è molto più di un semplice svago. Custodisce quello che gli storici dell'arte considerano il Salone dei Mesi, uno dei cicli pittorici più straordinari del Rinascimento mondiale. Gli affreschi, realizzati da Francesco del Cossa, Ercole de Roberti e altri maestri della scuola ferrarese tra il 1468 e il 1470, sono un vero universo simbolico. Ogni mese è rappresentato su 3 fasce. In basso le scene di vita quotidiana della corte estense. Al centro i segni zodiacali con le loro divinità. In alto i trionfi dei 12 dei dell'Olimpo. È un'enciclopedia visiva dell'umanesimo rinascimentale, dove astrologia, mitologia classica e vita contemporanea si fondono in un capolavoro di 500 metri quadri di affreschi. Quello che stupisce è l'incredibile stato di conservazione e la ricchezza di dettagli. Ogni volto, ogni stoffa, ogni gioiello racconta una storia. Il palazzo ospita anche collezioni di medaglie antiche e ceramiche che completano il quadro della raffinata civiltà estense. Continuando il nostro percorso, incontriamo Palazzo Bonacossi, esempio di architettura barocca e neoclassica spesso trascurato dai circuiti turistici. L'edificio nasconde interni riccamente decorati che testimoniano la ricchezza della nobiltà ferrarese post-estense. Raggiungiamo poi la Palazzina Marfisa d'Este, elegante residenza rinascimentale caratterizzata dalla misteriosa Loggia degli Aranci. Secondo la leggenda, il palazzo sarebbe abitato dal fantasma della duchessa Marfisa d'Este, figura affascinante e controversa della famiglia ducale. Arriviamo quindi alla cattedrale di San Giorgio, che abbiamo già visto nei nostri primi 5 luoghi imperdibili. Questo maestoso esempio di architettura sacra rappresenta un perfetto dialogo tra epoche diverse, fondendo armoniosamente elementi romanici del XII secolo con aggiunte gotiche successive. La facciata è un vero libro di pietra. Il portale centrale è sormontato dal celebre Giudizio universale scolpito, capolavoro della scultura romanica dell'Italia settentrionale, attribuito al maestro Nicolò. Questo straordinario rilievo, scolpito intorno al 1135, raffigura Cristo in trono circondato dai simboli degli evangelisti, con una ricchezza di dettagli che racconta l'intera teologia medievale.
Ciò che rende unica la cattedrale è la loggia dei Merciai, elemento architettonico rarissimo che corre lungo il fianco destro dell'edificio. Questo elegante colonnato serviva anticamente come mercato coperto e rappresenta un esempio unico di integrazione tra funzione religiosa e commerciale nel cuore della città medievale. L'interno, rimaneggiato nel XVIII secolo, in stile neoclassico, conserva tesori d'arte di grande valore, tra cui opere della scuola ferrarese e testimonianze della lunga storia cittadina. Il campanile rinascimentale, rimasto incompiuto ma di straordinaria eleganza, è opera di Leon Battista Alberti e caratterizza lo skyline della città con la sua forma slanciata che si staglia contro il cielo ferrarese. La cattedrale non è solo un edificio religioso, ma il cuore spirituale di Ferrara, dove si sono celebrate le nozze più importanti della dinastia Estense e dove ancora oggi i ferraresi si riuniscono per i momenti più significativi della vita cittadina. Vicino alla cattedrale si erge la colonna di Borso, monumento eretto in onore di Borso d'Este, primo duca di Ferrara. Questa colonna rappresenta un simbolo del potere estense e della gratitudine della città verso uno dei suoi sovrani più amati. Il nostro percorso ci porta ora al Castello Estense, che abbiamo già incluso nei primi 5 luoghi imperdibili. Questo maestoso simbolo di Ferrara, costruito a partire dal 1385 per volere di Niccolò II d'Este, rappresenta un unicum assoluto. L'unico castello medievale con fossato pieno d'acqua situato nel cuore di una città europea moderna. Le 4 torri merlate, San Paolo, del Leone, dell'Orologio e di Santa Caterina, racchiudono un mondo di meraviglie. Gli appartamenti ducali sono un tripudio di affreschi cinquecenteschi. La Sala d'Oro vi lascerà senza fiato con i suoi soffitti completamente dorati e le decorazioni che sembrano scolpite nell'oro zecchino. I camerini delle duchesse sono intimi gioielli decorati con raffinate grottesche e scene allegoriche che raccontano la vita privata della corte. Ma il castello nasconde anche i suoi segreti più oscuri, le prigioni sotterranee dove furono rinchiusi Ugolinuccio e Parisina d'Este, protagonisti di una delle più tragiche storie d'amore della storia italiana, che ispirò poeti da Dante a Byron. Dalle torri, la vista panoramica abbraccia l'intera città, permettendo di comprendere perfettamente l'urbanistica estense e l'armonia tra la città medievale e la dizione erculea. Proseguendo, raggiungiamo la Rotonda Foschini, che rappresenta un esempio affascinante di come l'urbanistica ferrarese sia evoluta nei secoli successivi al progetto di Rossetti. Questo cortile ovale, nascosto nei pressi del teatro comunale, crea una scenografia urbana di grande impatto, particolarmente spettacolare al tramonto. Lo spazio semicircolare, circondato da eleganti edifici ottocenteschi, dimostra come Ferrara abbia saputo integrare anche in epoche successive nuovi elementi architettonici, mantenendo quell'armonia compositiva che caratterizza l'intera città. Raggiungiamo il Palazzo dei Diamanti, già presente nei nostri primi 5 luoghi. Questo straordinario capolavoro rinascimentale, progettato da Biagio Rossetti e costruito tra il 1493 e il 1503, rappresenta una delle più geniali invenzioni architettoniche della storia. I suoi 8500 blocchi di marmo bianco e rosa di Istria e Verona, tagliati a punta di diamante, creano un effetto ottico irripetibile che cambia continuamente con la luce del giorno. All'alba i diamanti sembrano perle rosate, a mezzogiorno scintillano come cristalli, al tramonto si accendono di riflessi dorati. Ogni angolo di osservazione offre una prospettiva diversa, rendendo impossibile fotografare 2 volte la stessa immagine. Il palazzo simboleggia l'apogeo dell'addizione erculea, quel piano urbanistico rivoluzionario che fece di Ferrara la prima città moderna d'Europa. Oggi ospita la Pinacoteca Nazionale con capolavori della scuola ferrarese, ma anche prestigiose mostre internazionali che hanno portato a Ferrara da Dürer a Boldini,
da Turner ai impressionisti. Il palazzo è letteralmente un diamante che continua a brillare dopo 500 anni. Non lontano si trova il Tempio di San Cristoforo, piccola chiesa rinascimentale spesso trascurata dai flussi turistici, ma di straordinario valore artistico. Questo prezioso edificio del XV secolo rappresenta uno degli esempi più raffinati di architettura religiosa del primo Rinascimento ferrarese, voluto dalla famiglia d'Este. La struttura dalle proporzioni armoniose presenta una elegante facciata in mattoni con portale finemente scolpito. Gli interni raccolti custodiscono preziosi affreschi di scuola ferrarese del 400, un altare maggiore di notevole fattura e decorazioni pittoriche che narrano episodi della vita di San Cristoforo, patrono dei viaggiatori. Adiacente al tempio si estende l'antico cimitero di San Cristoforo, uno dei più suggestivi cimiteri monumentali dell'Emilia-Romagna. Risalente al XIX secolo, ospita elaborate tombe e mausolei di famiglie nobili ferraresi, sculture funerarie di pregio e viali alberati che creano un'atmosfera di solenne bellezza. Passeggiare tra i suoi sentieri significa immergersi nella storia sociale ed artistica della città. L'insieme di tempio e cimitero offre ai visitatori un'esperienza di grande suggestione, lontana dalla folla e immersa in un'atmosfera di raccoglimento che invita alla contemplazione dell'arte e della storia ferrarese. Concludiamo la nostra esplorazione dell'addizione erculea con la casa di Ludovico Ariosto, dimora dove il grande poeta visse gli ultimi anni della sua vita dal 1526 al 1533. Ludovico Ariosto fu il più grande poeta epico del Rinascimento italiano, autore dell'immortale Orlando Furioso, il poema cavalleresco di 40.000 versi che influenzò la letteratura europea per secoli e ispirò da Cervantes a Voltaire. La casa, di aspetto volutamente modesto ma ricca di atmosfera letteraria, fu acquistata dal poeta stesso con i proventi delle sue opere. Qui Ariosto compose gli ultimi canti del suo capolavoro e qui morì circondato dai suoi libri e dai suoi sogni poetici. Il museo conserva preziose edizioni antiche dell'Orlando Furioso, manoscritti autografi, lettere personali e oggetti della vita quotidiana del poeta. Nel piccolo giardino si può ancora ammirare il pozzo originale dove Ariosto attingeva l'acqua e sembra quasi di sentire il fruscio delle pagine quando il vento muove le foglie del vecchio gelso. Sopra la porta d'ingresso una lapide latina ricorda «Parva sed apta mihi», piccola ma adatta a me, testimonianza dell'umiltà di un genio che cambiò per sempre la poesia mondiale. Sulla strada del ritorno visitiamo la prestigiosa biblioteca Ariostea, ospitata nel monumentale Palazzo Paradiso. Oltre ai preziosi fondi librari, la biblioteca custodisce la tomba monumentale di Ludovico Ariosto, commovente omaggio della città al suo poeta più illustre. Concludiamo il nostro viaggio con Via delle Volte, che abbiamo già inserito nei primi 5 luoghi imperdibili, ma che merita un racconto più approfondito. Questa non è semplicemente una strada, è un vero tunnel temporale che vi catapulterà indietro di 700 anni nel cuore pulsante della Ferrara mercantile medievale. Gli archi sospesi che collegano gli edifici dei due lati non sono un vezzo architettonico, ma avevano una funzione pratica fondamentale. Permettevano ai commercianti di trasportare le merci dal porto fluviale ai magazzini senza essere esposti alle intemperie o ai ladri. Ogni arco racconta una storia di traffici, di voci di mercanti, di carri carichi di spezie e tessuti provenienti da tutto il Mediterraneo. Ma è quando cala il sole che Via delle Volte svela la sua magia più profonda. Le luci serali, filtrando attraverso gli archi, creano un gioco di chiaroscuri che trasforma la strada in una scenografia teatrale naturale. Il suono dei passi riecheggia tra le antiche pietre e per un momento sembra davvero di sentire le voci dei mercanti medievali che gridano le loro merci. Non è un caso che questa sia la strada più fotografata dai visitatori. Ogni angolo, ogni gioco di luce,
Ogni pietra consumata dal tempo racconta la storia viva di una città che non ha mai smesso di essere se stessa. È il perfetto finale del nostro viaggio, il momento in cui Ferrara vi entra nel cuore per non uscirne mai più. La scoperta di Ferrara non può dirsi completa senza immergersi nei sapori della tradizione estense. Ho creato per voi una lista accurata dei piatti e dei locali che meglio caratterizzano la cucina locale. Un'esperienza che vi farà vivere un altro tipo di viaggio, un'emozione diversa ma altrettanto intensa. Troverete questa lista dettagliata nella descrizione del video, con i ristoranti consigliati dove assaporare i cappellacci di zucca, l'anguilla marinata delle valli di Comacchio e il pan papato, dolce speziato di origine rinascimentale. Questo viaggio attraverso Ferrara vi ha condotti alla scoperta di una delle città più affascinanti d'Italia, dove l'arte, la letteratura e l'architettura si fondono in un unicum irripetibile, dalla magnificenza del castello estense alle atmosfere medievali di Via delle Volte, dai capolavori di Palazzo Schifanoia ai segreti della Rotonda Foschini. Avete attraversato 8 secoli di storia e cultura europea. Ferrara, con il suo carattere aristocratico e la sua atmosfera sospesa nel tempo, rappresenta una destinazione che sa conquistare i viaggiatori più esigenti. La città degli Este, patrimonio UNESCO dell'umanità, continua a vivere attraverso le sue tradizioni, i suoi palazzi, le sue strade e i suoi cittadini, che mantengono vivo l'orgoglio di appartenere a una delle corti più raffinate della storia italiana. Che siate venuti per ammirare il Salone dei Mesi, per seguire le tracce dell'Orlando Furioso o semplicemente per passeggiare sulle antiche mura, Ferrara saprà conquistarvi con il suo fascino discreto e la sua bellezza senza tempo. Buon viaggio e arrivederci a Ferrara!